I riflettori politico-mediatici focalizzati sui flussi migratori sud-nord attraverso il Mediterraneo lasciano in ombra altri flussi, quelli nord-sud di forze militari e armi attraverso il Mediterraneo. Anzi, attraverso il Mediterraneo allargato, area che nel quadro della strategia USA-NATO si estende dall'Atlantico al Mar Nero e a sud fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano. Nell'incontro col segretario della NATO Stoltenberg a Roma, il premier Conte ha sottolineato la centralità del Mediterraneo allargato per la sicurezza europea, minacciata dall'arco di instabilità dal Mediterraneo al Medio Oriente. Da qui l'importanza della NATO, alleanza sotto comando USA che Conte definisce pilastro della sicurezza interna e internazionale. L'Italia ha dunque operato per sensibilizzare gli alleati sulla centralità del Mediterraneo allargato per la sicurezza europea. Riteniamo però naturale che il nostro Paese possa svolgere sempre più un ruolo chiave, soprattutto per la sicurezza e la stabilità sul cosiddetto fianco sud dell'Alleanza, quell'arco di instabilità che si estende ormai quasi senza soluzione di continuità dal Mediterraneo al Medio Oriente. E l'Italia è fermamente legata, crede fermamente nell'Alleanza Atlantica come pilastro della sicurezza europea e internazionale. Completo stravolgimento della realtà. È stata fondamentalmente la strategia USA-NATO a provocare l'arco di instabilità con le 2 guerre contro l'Iraq, le altre 2 guerre che hanno demolito gli stati jugoslavo e libico e quella per demolire lo stato siriano. L'Italia, che ha partecipato a tutte queste guerre, secondo Conte svolge un ruolo chiave per la sicurezza e stabilità del fianco sud dell'alleanza. In che modo? Lo si capisce da ciò che i media nascondono. La nave Trenton della US Navy, che ha raccolto 42 profughi autorizzati a sbarcare in Italia, a differenza di quelli della Aquarius, non è di stanza in Sicilia per svolgere azioni umanitarie nel Mediterraneo. È una unità veloce, fino a 80 km/h, capace di sbarcare in poche ore sulle coste nordafricane un corpo di spedizione di 400 uomini e relativi mezzi. Forze speciali USA operano in Libia per addestrare e guidare formazioni armate alleate. Droni armati USA, decollando da Sigonella, colpiscono obiettivi in Libia. Tra poco, ha annunciato Stoltenberg, opereranno da Sigonella anche droni NATO. Essi integreranno l'Hub di Direzione Strategica NATO per il Sud, centro di intelligence per operazioni militari in Medio Oriente, Nord Africa, Sahel e Africa subsahariana.
L'hub, che diverrà operativo in luglio, ha sede a Lago Patria, presso il comando della forza congiunta NATO, JFC Naples, agli ordini di un ammiraglio statunitense, attualmente James Fogle. Lo stesso ammiraglio comanda le forze navali USA in Europa, con quartier generale a Napoli Capodichino, e la sesta flotta di stanza a Gaeta, e le forze navali USA per l'Africa. Tali forze sono state integrate dalla portaerei Harry Truman, entrata 2 mesi fa nel Mediterraneo con il suo gruppo d'attacco. Il 10 giugno, mentre l'attenzione mediatica si concentrava sull'Aquarius, la flotta USA, con a bordo oltre 8.000 uomini, armata di 90 caccia e oltre 1.000 missili, veniva schierata nel Mediterraneo orientale, pronta a colpire in Siria e Iraq. Negli stessi giorni, il 12-13 giugno, faceva scalo a Livorno la Liberty Pride, una delle navi militarizzate USA, imbarcando sui suoi 12 ponti un altro carico di armi che dalla base USA di Camp Darby vengono inviate mensilmente in Giordania e Arabia Saudita per le guerre in Siria e nello Yemen. Si alimentano così le guerre che, unite ai meccanismi neocoloniali di sfruttamento, provocano impoverimento e sradicamento di popolazioni. Aumentano di conseguenza i flussi migratori in condizioni drammatiche che provocano vittime e nuove forme di schiavitù. Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi, commenta il presidente Trump riferendosi alle misure decise non solo da Salvini, ma dall'intero governo italiano, il cui premier viene definito fantastico. Giusto riconoscimento da parte degli Stati Uniti, che nel programma di governo sono definiti alleato privilegiato dell'Italia. Intendiamo preliminarmente ribadire la convinta appartenenza del nostro Paese all'Alleanza Atlantica con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato, tradizionalmente privilegiato.